Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti per chi passa magari per la prima volta sotto questo contenuto. Le ultime in casa Napoli da Di Maro verso il match di stasera che ci vede impegnati contro il Catanzaro di Aquilani. Tra infortunati, affaticamenti, facciamo un attimo il punto della situazione e volevo fare un ringraziamento a tutta la community in toto del canale YouTube e a chi mi ha contattato in privato su Instagram e mi ha mandato il video promozionale di Team Vision e DAZN per i pacchetti per la nuova stagione di Serie A che sta iniziando con Fabrizio Romano e Carlo Conti, ma in un frame del video dove si scorgono, diciamo, squadre di Serie A che festeggiano dopo un gol e corrono verso la panchina, non risultano le maglie del Napoli scudettato. Detto ciò, voluto o non voluto, vi dico la mia. Fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta, così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace questo video, come dico sempre, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Prima di passare a Di Maro, cosa sta succedendo, gli infortunati, la partita di stasera, un piccolo pensiero su questo spot di Team Vision e DAZN promozionale. Comprate il pacchetto, abbonatevi, eccetera eccetera eccetera, per la Serie A che inizierà tra poco. C'è un piccolo frame che sono 3-4 secondi dove viene inquadrata una TV, ci sono le squadre di Serie A che festeggiano, chi dopo un gol, chi si avvia a festeggiare verso la panchina, ma non c'è il Napoli. C'è la Lazio, c'è la Roma, c'è il Milan, c'è l'Inter e c'è la Juventus. Allora, io non è che voglio essere malpensante, però se nello spot ci fossero state l'Inter, la Juve, che so, il Pisa, il Sassuolo, l'Udinese, eccetera, eccetera, allora uno dice vabbè, video montato così, gli piacevano le immagini, eccetera, eccetera, e va bene così, te ne fai una ragione, ma se nel video ci sono l'Inter, la Juve, il Milan, la Roma e la Lazio, allora il dubbio mi viene, per forza che mi viene il dubbio. E poi non venite, carissimi italiani, mettiamola così, a commentare sotto foto con scudetti messi al contrario, bottino di guerra, campioni in Italia, perché diciamo che l'evidenza è sotto gli occhi di tutti e chi non lo vuole vedere e si vuole nascondere dietro a un dito, ben venga. Noi siamo qui per dire, per esprimere la nostra, la mia opinione in tutta franchezza. Per me è voluto? Assolutamente sì. Ecco perché. Cosa significa vincere uno scudetto a Napoli? Cosa significa vincere qualcosa, che sia uno scudetto o una coppa a Napoli? Significherà sempre qualcosina in più che se la si vince ovviamente in altre sedi e in altre parti con altre casacche. Aperta e chiusa parentesi. Dal ritiro di Di Maro, situazione infortuni, situazione affaticamenti, diciamo che non siamo messi tanto bene, e c'è una notizia che dal punto di vista del mercato può mettere un tantino in apprensione, ma non è che diciamo il Napoli che si fascia la testa. Abbiamo, si è infortunato Osimhen ad esempio, una cosa del genere, per esempio con l'infortunio di Osimhen sarebbe stato proprio il delirio totale. Comunque si è fatto male il Ciolito Simeone, che nelle ultime ore si avvicinava al Pisa, anche se le ultime per quanto riguarda il Pisa erano 3 milioni più qualcosina, comunque a cifre molto ma molto basse. Si gioca, il Napoli torna in campo oggi alle 18 contro il Catanzaro, con pagine di Serie B per la seconda e ultima amichevole del ritiro di Di Maro. Lo stadio calciato sarà sold out, saranno presenti anche 400 sostenitori calabresi. Gli azzurri cercano il riscatto dopo il debutto un po' deludente con l'Arezzo, scrive il quotidiano Repubblica, eccetera, eccetera. Tre sicuri indisponibili per Conte: Politano, Buongiorno e Gilmour. In forte dubbio McTominay, che si è allenato in disparte ieri pomeriggio. Lo scozzese sta gestendo la fatica di questi duri giorni di lavoro, che ha costretto a tirare il fiato anche a Lukaku, ma ci arriviamo a Lukaku perché stamattina è in campo. Di rischiare altri infortuni non se ne parla proprio, scenderà in campo soltanto chi si sente in buone condizioni. Questo è stamattina. Allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino. Giorno 10, in campo entrano Buongiorno, Gilmour, Anghissà, McTominay e Politano, che si siedono sulle sedie di plastica per seguire la seduta da vicino. Quindi stasera Buongiorno, Gilmour, Anghissà, McTominay e Politano sicuramente non ci saranno. Lukaku invece è tornato
in campo, e quindi probabilmente, sempre valutando come sta, un po' di partita, qualche scampolo, ma vedremo, anche perché diciamo che queste amichevoli, che sono allenamenti ma non sono partite dove dobbiamo vincere la partita, così come l'Arezzo, tantissimi tifosi scontenti, abbiamo fatto già il video al riguardo, e sono allenamenti per mettere ulteriore benzina nelle gambe e per provare qualcosina in una partitella che poi non è in famiglia, ma hai un avversario davanti che, diciamo, l'anno scorso è arrivato sesto in Serie B, il Catanzaro, è uscito ai playoff senza ovviamente diciamo acciuffare l'eventuale promozione, è uscito ai playoff con lo Spezia, e quest'anno si sta comportando anche discretamente bene sul mercato, in uscita qualche pezzo tra virgolette da 90 per la categoria e per la squadra ovviamente, che è cercando con Aquilani, nuovo allenatore, la conferma di questo sesto posto, e magari cercare di acciuffare un'eventuale Serie A, anche che possa passare dai playoff, che quest'anno sono andati abbastanza male, visto che ovviamente lo Spezia ha avuto la meglio sul Catanzaro. Detto questo, è una squadra che sicuramente è in condizione migliore dal punto di vista fisico del Napoli, così come lo era l'Arezzo, e nei ritiri, come ho già detto e come abbiamo già evidenziato, 24-48 ore fanno tutta la differenza del mondo, al di là della categoria alla quale appartieni, diciamo, tu come squadra, tu Arezzo, tu Catanzaro, tu Napoli, eccetera eccetera. Quindi vedremo poi se il Napoli ha migliorato un tantino la corsa e non è imballatissimo come lo è stato contro l'Arezzo, e ci sono appunto questi indisponibili che guarderanno la partita sicuramente seduti e senza scendere in campo. Buongiorno Gilmour, Anghissà, McTominay e Politano. Detto questo, c'è l'infortunio di Giovanni Simeone. Stamattina è l'infortunio, quindi è fresca fresca la notizia. Mentre Savic è alle visite mediche a Villa Stuart, abbiamo visto anche una bella foto, contentissimo, il portierone ex Torino, ormai un altro portiere in casa Napoli. Disavventura per Giovanni Simeone, il Ciolito si è infortunato da solo questa mattina durante la fase di attivazione tecnica a Di Maro, nel corso della consueta seduta di allenamento allo stadio comunale Carciato, diretto da Antonio Conte e i suoi collaboratori. Non è ancora dato sapere quale sia l'entità dell'acciacco, ma il calciatore non riusciva a camminare da solo ed ha avuto bisogno dell'ausilio dello staff medico, con due sanitari dell'SSC Napoli che hanno dovuto aiutarlo ad allontanarsi, facendolo appoggiare sulle loro braccia o spalle mentre zoppicava. Una vera sfortuna se si trattasse di un problema abbastanza serio, considerando le sirene di mercato sull'argentino. Il Pisa in particolare sta trattando da giorni il suo acquisto. Mister Alberto Girardino nutre una grande stima nei suoi confronti e si sta insistendo per averlo come riferimento offensivo della prossima stagione nella formazione neopromossa in Serie A. Anche alcune squadre di Liga come il Siviglia avrebbero fatto un sondaggio per l'ex, tra le altre Hellas Verona, River Plate, la stessa Fiorentina e quant'altro. Quindi uomo mercato, chi si fa male? L'uomo mercato, l'uomo che forse era più vicino ad una cessione dopo aver ceduto Lindstrom, aver trovato la quadra per Ngonga al Torino, eccetera eccetera. Il Napoli sta facendo un grandissimo mercato, sia in entrata ma anche per quanto riguarda le cessioni. Ho già letto, sì, è molto semplice vendere i giocatori in prestito col diritto di riscatto. Manna non sa vendere. Carissimi ragazzi, o diciamo addetti ai lavori in questo caso, avete considerato Manna quando è arrivato a Napoli in che situazione si è trovato con una sessione di mercato di gennaio, quando c'era Mazzarri, Calzone, eccetera eccetera eccetera, nel post Garcia, fatta al contrario, e ti trovi esuberi, liste sconvolte, devi far mercato con il nuovo allenatore e cercare di portargli una squadra competitiva che poi ha vinto lo scudetto quest'anno, e ad oggi ti ritrovi con esuberi a go-go. Devi per forza ovviamente far qualcosa, e qualcosina andrà via per forza di cose in prestito con diritti di riscatto. Poi da qualche parte riesce a strappare un obbligo, da qualche altra parte al limite il titolo, diciamo la cessione a titolo definitivo, così come potrebbe accadere
e perché dire il PAOK Salonicco che continua a corteggiare, ma l'offerta è un tantino bassa anche lì, però gli infortuni la fanno da padrone in questo momento, perché nel caso, come abbiamo letto l'articolo, l'infortunio di Simeone debba essere più grave del previsto, ecco che per tempistiche, perché la squadra ovviamente che si è affacciata, il Pisa in questo caso, vuole l'attaccante, Gilardino vuole lavorare con l'attaccante che poi deve schierare nella futura competizione che inizierà tra poco, la Serie A, e quindi si vanno a rallentare e si vanno a, diciamo, scuotere un tantino questi equilibri che stavano prendendo forma, e la situazione probabilmente la portava anche a casa il Pisa. Speriamo che ovviamente sia una botta, perché non abbiamo praticamente ancora niente di ufficiale, lo sapremo e ce lo farà sapere il Napoli, così come ci ha fatto sapere pochi giorni fa dello stiramento di Politano, e quindi il Napoli dal punto di vista del comunicato ufficiale, nel caso l'infortunio è grave e non sia una cosa risolvibile in 2, 3, 4, 5 giorni, ovviamente ci farà sapere, così come è tenuto a far sapere quando ci sono infortuni, in base anche alle situazioni di mercato, nel rispetto di chi si è affacciato in casa Napoli e voleva il calciatore. Detto questo, vi auguro una buona visione di match stasera per chi vedrà ovviamente la partita. C'è anche la situazione, questi amichevoli a 10 euro, ma non è il video ovviamente adatto per parlarne. Io ho la mia opinione, ma lo faremo poi in altra sede, al limite inglobando qualche notizia di calciomercato se ci sarà in questi giorni. Voi restate aggiornati con la campanellina attivata se vi siete iscritti, così non vi perdete alcun contenuto. Sempre Forza Napoli e buon weekend a tutti. Ciao!